finalmente faccio un video in italiano, me l'avete richiesto in tantissimi e siccome ho promesso che l'avrei fatto, sono qui per appunto il primo video, diciamo, un po' serio in italiano qua sul mio canale. Vorrei precisare che ovviamente nel mio canale posso fare tutto quello che voglio, quindi per favore chi non è d'accordo su questo tipo di video, per favore non lo guardi nemmeno, clicchi la crocetta e ciao! Allora, volevo parlarvi di una storia molto particolare. Al mio ultimo evento, che è stato l'Etna Comics, mi è stato richiesto come mai io con i miei amici o con le persone che hanno sempre fatto parte della mia vita hanno magari avuto qualche cosa da ridirmi sul fatto che io sia una youtuber o comunque che il mio lavoro sia fare video su YouTube. E ho spiegato che la mia vita non è stata assolutamente facile, che ho avuto un'adolescenza particolarmente delicata e soprattutto dopo aver superato determinate cose, dopo che è successo quello che appunto vi racconterò, io ho deciso di aprire il mio canale. Diciamo che YouTube è da una parte stata la mia salvezza, perché sono riuscita ad essere un po' più sicura di me stessa, ad avere molti più amici e anche se i miei amici non sono sicuramente milioni, ho tutti voi e per me una delle cose fondamentali è sicuramente essere riuscita a diciamo abbracciare tutta questa parte di pubblico che è incredibilmente internazionale. Già un goal, un obiettivo raggiunto nella mia vita, cioè quello di riuscire ad avvicinare un sacco di persone con la stessa passione o comunque cercare di fare qualcosa per se stessi, tutto ciò che ci piace insomma. E quindi io ho risposto anche a quella famosa domanda durante l'Etna Comics che sì, io sono stata vittima di bullismo. Sono stata vittima di bullismo non come più comunemente succede a scuola, con le prese in giro tra compagni. Allora, di sicuro io da ragazzina, parlo delle medie e superiori, non sono mai stata presa in giro per qualcosa, ma sono sempre stata talmente sensibile ed emotiva che ogni presa in giro, violenza psicologica, perché oggigiorno so che è stata una violenza psicologica, la tenevo qua stretta dentro il mio cuore e soffrivo tantissimo, quindi anche se era una piccolezza per me era veramente un qualcosa che mi distruggeva. Ovviamente questo non viene visto dagli altri, ma viene visto solo da te, perciò risultavo una bambina agli occhi degli altri e risultavo molto delicata, piangevo per tutto ed ero ultra sensibile, quando invece penso che io ho sempre avuto un grande cuore sin da piccolina e quindi questo mi ha sempre distinto dagli altri e mi ricordo proprio come tutto, anche ciò che veniva fatto ad altri compagnetti, non solo a me, mi faceva male. Diciamo che iniziò tutto dopo le superiori, era l'ultimo anno, l'anno della maturità e qui c'è il mio cane che gioca col pupazzo e rende tutto un po' meno drammatico. Questo è Winnie the Pooh, lasciamo perdere. Comunque successe tutto l'anno della maturità. Io ero con una mia amica, praticamente la mia migliore amica, e come ogni sera amavamo fare, eravamo in giro per la nostra città, quindi non lo so, camminare, passeggiare, l'importante è che eravamo insieme, parlare di tutto e quello ci bastava. Successe che una ragazza della nostra città ha sempre avuto il pallino verso di me di fermarmi per strada e accusarmi di qualcosa verso lei o verso il suo ragazzo. Per esempio, non dovevo assolutamente permettermi di guardare lei o di guardare il ragazzo, non dovevo assolutamente passare davanti a lei e non dovevo assolutamente vestirmi bene. What? Tutte queste frasi io me le ricordo come se fosse ieri, ovviamente non è successo, per me non è successo tantissimo tempo fa, però mi devo rendere conto che sono passati 7 anni, what the fuck? Sì, 7 anni, praticamente sono vecchia ora, no, sto scherzando, comunque sono passati 7 lunghissimi anni, quindi successo questo nel 2010 e appunto lo stesso anno che aprì il canale YouTube. Questa ragazza appunto ce l'aveva con me. Ovviamente poi ho scoperto che non ce l'aveva solo con me, ma anche con altre ragazze del paese, però a me mi prese proprio a cuore, era la sua preferita, che bello. E quindi queste frasi ovviamente sono state dette durante tanti anni, credo almeno 3
2 forse, però immaginatevi ogni volta che magari uscivo da sola o con una mia amica o con altre amiche, quotidianamente lei mi vedeva e quotidianamente mi minacciava di qualcosa in questo paese, e ho avuto letteralmente la paura di uscire ogni giorno di casa. Questo non lo capirà mai nessuno, davvero, di chi mi conosce, di chi mi vuole bene e di chi mi rispetta. Lo so che è strano da dire, ma purtroppo è così. Chi non lo prova non lo può capire. Strano quando ti dicono ah, ma esci lo stesso, ma che ti frega, devi far vedere che non hai paura, devi far vedere che sei più forte, che ovviamente le ignori. Io ascoltavo queste voci, ovviamente, anche perché venivano da forze più grandi, come ad esempio i miei genitori, ma purtroppo questo non accadeva nel mio cuore in realtà. Infatti cercavo di fare sempre altre strade dove sapevo che lei non andava. Stavo realmente chiudendo me stessa in una sfera di vetro, e quindi cercare di proteggere me stessa stava diventando veramente distruttivo, perché io non ero più me stessa, quindi è inutile proteggermi da qualcuno ma non riuscire più ad essere me stessa. La frase, per esempio, non puoi indossare quello che vuoi tu, cioè non vestirti bene, non vestirti provocante, secondo lei, ovviamente il mio modo di vestire era provocante. Nel 2010 si sono sempre utilizzati gli shorts, le canottierine colorate. Mi ricordo che io e la mia migliore amica avevamo una really passione, una fantastica passione per Disney Channel, ed eravamo un po' lì a copiare, diciamo, gli outfit insomma delle nostre Disney star preferite, e quindi un pantaloncino in jeans con le Converse, oppure delle infradito colorate, un vestitino floreale. Insomma, è sempre stato questo il mio modo di vestire, quindi quello era visto come provocante secondo lei, e quindi ovviamente io mi pensavo come una persona che si vestiva provocante. Lei è riuscita a farmi sentire anche un poco di buono, diciamo, quando invece assolutamente mi rendo conto che oggigiorno è una cosa veramente ridicola. Like, yes, girl, tu puoi vestirti come vuoi. La cosa che è successa ovviamente poi alla fine di tutto questo discorso fu: mi prese per strada un giorno, proprio penso che il giorno fosse il giorno in cui lei era davvero al massimo della pazzia mentale, perché davvero non so come giustificarla, piena di odio, e ovviamente l'unica persona che ci è passata il giorno ero io. Quindi ero appunto con la mia migliore amica e non pensavo minimamente che quel giorno ci potesse essere lei. Lei è uscita da questo locale pizzeria, sì, era una pizzeria, da questa pizzeria che stava, se non sbaglio, appena riempendo i panetti, insomma le cose. Infatti la cosa che mi colpì, ricordo di aver detto alla mia migliore amica: ma strano che questa pizzeria sia aperta adesso, e lei: oh sì, è stranissimo. Ma la cosa strana è che lei è uscita da questa pizzeria, non lo so se in qualche modo aveva parentela con questa pizzeria, ma non mi interessa, comunque è uscita fuori da questa pizzeria e mi ha visto e ha iniziato ad urlare il mio nome, perché ovviamente lei sapeva il mio nome, perché sì, Mariah Carey credo che sia niente in confronto al suo acuto. Mi urlò il mio nome, io mi girai perché giuro non stavo pensando a lei per una volta. Mi sono girata e ho visto lei. Voi immaginate che questa ragazza, ovviamente non la descriverò, non farò nomi, non farò cognomi, assolutamente, perché giustamente è una questione di privacy. Sono passati tanti anni e penso che la mia vita sia molto più importante ormai di queste cose, e poi ormai sono una donna, non sono più una ragazzina, e certe cose infatti le superi, ti rimarranno per tutta la vita, però le superi. Posso dire una cosa: lei è abbastanza importante fisicamente, perciò già avevo paura di questo, perché lei è alta e diciamo che lei, essendo importante, è strano, però quando una persona è cattiva nei tuoi confronti, anche diciamo l'aspetto esteriore verso di te conta moltissimo per una persona che non cercava niente come me. Dopo che lei ha fatto il mio nome ha iniziato a seguirmi insieme al ragazzo e alla sua amica con il ragazzo, quindi erano 4 persone, ripeto, lei con il suo ragazzo, la sua amica con il suo altrettanto ragazzo. 4 persone mi stavano inseguendo, io ero con la mia migliore amica. Mi stavano inseguendo, io ho iniziato a tremare come una foglia, ma non mi sono messa a correre, non mi sono messa
a scappare, non sono andata da nessuna parte. L'unica cosa che ho fatto è stata dirigermi verso casa mia, perché la cosa che pensi è magari se mi inseguono io mi dirigo verso casa, mi possono aiutare le persone che mi amano. Non faccio nomi neanche della mia migliore amica perché comunque mi dà fastidio. Gli dissi: S, facciamo che si chiama S lei, S, che ne dici di sederci in questa panchina? Così ci rilassiamo un po', perché ovviamente poi ci siamo girate e non ci stavano più seguendo. Ci siamo sedute e ho iniziato a tremare e la mia amica mi ha detto: Debbie, sei sicura di voler stare qua? Ho un brutto presentimento. Già lei, che è sempre stata con me in queste cose, poverina, stava passando, tra virgolette, le mie pene. Ma comunque da un angolo della strada improvvisamente ne risbuca lei con i suoi 3 amici, quindi appunto 4 in tutto. Si avvicina a me e inizia a urlare il mio nome, inizia a urlarmi parole gravi, offese gravi, brutta, dove stai andando, vieni che ti fermo, vieni che ti ammazzo. Mi ricordo che poi ovviamente io e la mia migliore amica ci siamo spostate, siamo andate via, in qualche modo accelerando il passo ma senza correre e senza scappare, perché io non volevo darle la soddisfazione che io avessi paura di lei. Lo so, è una cosa stupida, potevo scappare e sono sicura che l'avrebbe fatta franca, perché lei, come ho detto, è abbastanza importante e io ero praticamente nel bel mezzo della mia attività fisica come ballerina, quindi sono sicura che avrei corso molto di più di lei, sarei stata molto più veloce di lei. Ma comunque lei ha fatto in tempo ad afferrarmi, con le sue grosse braccia e mi ricordo che appunto io andando via da lei sono risultata alle sue spalle, quindi lei mi ha afferrato letteralmente per i capelli verso il basso, perciò io di conseguenza sono caduta per forza di cose all'indietro, quindi non in avanti. La reazione immediata della mia migliore amica è stata: per favore non aggredire Debbie, non se lo merita, non c'è bisogno di alzare le mani, si può tranquillamente parlare. Quando mi ha visto per terra, lei mi ha spinto nuovamente quando stavo cercando di alzarmi, dandomi un calcio nella schiena e mi ha buttato per strada. In quel momento io ero in mezzo alla strada e è passata una macchina che si è fermata, ha frenato 1 centimetro, forse massimo 2, davanti al mio muso, alla mia faccia, e probabilmente non sarei qua a parlarvene se lei o lui, mi sembra che fosse un uomo, non avesse frenato. La cosa che mi ha fatto male è che io ho guardato quella persona nella macchina con la preghiera di aiutarmi e di salvarmi, ma ovviamente non si è fermato. Non si è fermato nessuno, passavano, guardavano tutti quanti e nessuno si è fermato. La mia migliore amica è sempre stata molto magrolina e molto, diciamo che sì, è alta, però comunque tiny girl, no? It's like petite e molto agile, quindi non è riuscita purtroppo neanche a difendermi, ma comunque io e lei siamo state educate nello stesso modo, ovvero alla non violenza, quindi comunque anche se non saremmo mai riuscite a reagire in qualche modo perché siamo state abituate così. Quando l'adrenalina ti percorre tutto il corpo, poi non hai scelte, cioè o ti viene da reagire, quindi da reagire ai colpi, quindi insomma anche tu reagire alla violenza, oppure ti blocchi completamente. E io mi ricordo che la mia è stata proprio questa, non riuscivo a muovermi. Molti hanno preso questa reazione come da persona che non riesce a fare niente, a una caga sotto. Non potete mai giudicare, perché se non vi trovate nella situazione, fidatevi, non sapete proprio cosa significa e non lo saprete mai, quindi potete limitarvi al giudizio, ma in realtà non saprete mai che cosa significa, a meno che non succeda a un vostro figlio. Vi consiglierei di non giudicare mai qualcuno che ha subito un qualcosa del genere, perché potreste esserne più vicino a voi di qualsiasi altra persona. A volte tacere è meglio. Quando io mi sono rialzata sono scappati perché ovviamente io avrei fatto una telefonata ai carabinieri in 2 secondi e li avrei sicuramente presi. Invece sono scappati,
io mi ricordo che sono fuggita a casa, però non mi ricordo che il collo era davvero, mi faceva davvero male, perché lei appunto tirandomi dai capelli, buttandomi giù, il calcio nella schiena, eccetera eccetera, quell'astrattonamento di capelli verso l'indietro improvviso mi aveva proprio strappato dei nervi e dei muscoli del collo all'improvviso, quindi davvero io avevo il collo bloccato. Mi ricordo che fuggii alla guardia medica, chiesi un foglio appunto per poter denunciare questa persona, ma quando mi presentai in caserma dei carabinieri loro mi dissero che questa persona era già stata più volte denunciata, ok, e che non mi sarebbe convenuto, perché sono cose che succedono, sono cose che purtroppo accadono. Lasciare perdere, tanto alla fine dei conti questa persona è stata più volte denunciata, potresti passare un lungo periodo a che fare con questa persona, quindi ti consiglio di non farlo, lascia stare, vedrai che le cose andranno meglio. Quindi questa persona è stata denunciata più volte, la difesa, quindi la giustizia, non ha mai provveduto per loro, per queste persone. Sappiate che io dopo quell'esperienza ho passato un anno bruttissimo. Sono sicura che molte ragazze mi capiscono, veramente, molti ragazzi anche, assolutamente, e non riuscivo a uscire di casa, non riuscivo più a uscire, avevo una paura folle di tutto. Poi sì, sono riuscita a uscire di nuovo, però volevo tornare subito, non sono più uscita in questo paese, in questa città, e frequento infatti altri posti tutt'oggi. Quando mi capita forse di uscire in questo paese, in questa città, vedo e noto, diciamo, oh mio Dio, ma Debbie che fine ha fatto? E quindi questa è stata la mia esperienza col bullismo. Ovviamente questa è la volta in cui lei ha davvero alzato le mani, perché ovviamente tutte le altre volte erano semplicemente, oddio, erano ovviamente aggressioni morali, quindi offese, semplicemente parole brutte, oppure passava e mi insultava con il dito medio, oppure passava e mi minacciava di non uscire più, che se mi vedeva mi avrebbe fatto la faccia come un pallone. Non è l'unica che mi ha aggredito moralmente in questa città, ci sono state tante altre ragazze, ma grazie al cielo non mi hanno mai aggredito. Hanno aggredito però una delle mie migliori amiche, quindi insomma diciamo che non è il paese, non è la città, perché queste cose accadono davvero tutti i giorni in tutto il mondo. Quindi il primo che scrive ah ma dove vivi, ah ma che città è, oh mio Dio ma che schifo di città, sappiate che in tutto il mondo accadono queste cose, ragazzi, soprattutto a scuola, e quindi non c'è città che tiene, davvero, è proprio anche l'edificio, cioè a scuola dove siamo tutti ragazzi, dove i professori, diciamocelo chiaramente, si fanno un po' i cazzi propri, è normale che accadano queste cose, perché soprattutto nell'adolescenza dove il carattere si forma. Però preferisco essere tutta la vita una bimba minchia che essere una bulla. Le bulle fanno questo, ovviamente io dopo anni di ricerche mi sono documentata per me, ho fatto di tutto per cercare di superare questa cosa. Le bulle fanno questo perché hanno un loro passato, ve lo dico, ve lo ripeto, hanno un loro passato, probabilmente hanno vissuto delle cose brutte, non sono state probabilmente educate bene dai genitori, oppure se lo sono, loro hanno vissuto altre cose che le portano per forza ad esprimere la loro violenza e il loro odio, il loro rancore verso un'altra persona più debole. Quindi ricordatevi che c'è sempre un motivo. Quindi io vi ho voluto raccontare questo perché nella vita non è tutto oro ciò che luccica. Il fatto che io fossi diciamo una persona fatta in quel modo mi ha portato poi ad avere altre soddisfazioni nella vita. Le persone deboli vengono scelte per fare cose grandi, e in realtà poi quelle persone deboli sono persone molto forti, persone di gran cuore, e soprattutto persone, non lo so, che non cercano nulla, persone già buone che odiano queste cose, quindi odiano la violenza, odiano l'odio nel mondo in generale. Quindi il fatto di poter
dire oggi questo a voi che siete il mio pubblico e siete soprattutto tantissimi ragazzi che probabilmente hanno l'età che avevo io quando è successo questo. Per me è una cosa eccezionale potervi dire di non farvi spaventare. Attenzione, tutti i giorni da questa persona, ma la cosa che posso dirvi io è parlare di più con gli altri, per esempio con i vostri genitori o chi pensate che vi ascolti, perché attenzione, i genitori non ascoltano sempre, questo è brutto, lo so, però vi assicuro che se voi insistete e se i vostri genitori vi amano, per forza devono prendere provvedimenti, perché io sono stata la prima a non parlarne spesso con i miei genitori per fargli infilare, diciamo, il pallino in testa e dire: mamma o papà, guarda che questo è successo, guarda che tutti i giorni mi sta dicendo questo, guarda che tutti i giorni mi ferma. I miei genitori non se lo ricordavano più, se lo dicevo un giorno passava un mese magari dove non dicevo nulla e quindi si scordavano già che quella cosa era successa. Invece voi, se succede tutti i giorni o comunque spesso, parlatene, continuate ad inserire questo pensiero nella testa dei vostri genitori come vostra paura, perché è una paura ed è una cosa che bisogna assolutamente fermare. Il bullismo è distruttivo anche per i bulli, vi assicuro, è così. I bulli, molti di questi col passare degli anni si sono resi conto di essere state persone cattive, di essere state persone piene di odio, piene di rancore. Io ammazzo me la prendo con le paglie, è vero, perché diventa proprio una specie di autofocus su quella persona, non ci sono altre persone con cui prendersela. A volte è così, c'è un bullo, potrebbe prendersela anche solo con uno, in tutti i ragazzi della scuola. Quindi ovviamente ribadisco che non è una cosa che succede solo a scuola, quindi davvero ragazzi, io voglio dirvi che, mi raccomando, parlatene con qualcuno che sapete che vi vuole bene. Se avete più confidenza con una vostra amica che vi vuole bene, un vostro amico che vi vuole bene, magari lo stesso genitore di questo amico vi ascolta di più, magari parlatene con lui perché è un adulto. Io sono sicura che chiunque vi voglia bene vi aiuti, è così. Penso che anzi, molte persone farebbero di tutto per vedere che voi state bene, quindi vi assicuro che andrà tutto bene e questa cosa finirà perché poi crescerete, sarete adulti come me in questo caso, oddio, e dovrete avere a che fare con queste cose in futuro. Queste paure non devono bloccare quello che poi voi potete diventare in un futuro. Quindi io spero di aver parlato di tutto e spero di non aver saltato niente, ma fatemi sapere se questo video in italiano vi è piaciuto. È un video molto particolare e molto serio, lo so, però l'ho voluto fare perché è fondamentale per me aiutarvi in qualche modo, esservi vicino, perché ho letto un sacco di mail, un sacco di messaggi di ragazzi che soffrono di questo e mi dicono grazie perché con i miei video riescono a distrarsi. Quindi per favore ragazzi, commentate sotto, fatemi sapere se è tutto ok, se vi sta succedendo qualcosa, o comunque mi raccomando parlatene, però fatemi sapere sotto cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, essendo un video in italiano, e ovviamente farò video anche un po' più felici, ve lo assicuro. Sicuramente qualche challenge o qualcosa di divertente in italiano, quindi mi raccomando seguitemi sui social, potete scrivermi anche là se volete, insomma, comunicarmi qualche cosa, e ci vediamo al prossimo video. Spero vi abbia fatto piacere. Ciao!